Nel video di oggi voglio darvi alcuni consigli su come far durare di più le vostre unghie finte press-on. Per chi non lo sapesse, ciao, io sono Desiree, sono proprietaria di Vanilla Nail Studio, un brand artigianale di unghie finte su misura personalizzabili. Prima di darvi i consigli per farle durare di più, facciamo un recap brevemente su come vanno applicate le unghie finte. Possiamo dividere sostanzialmente in due metodi, il metodo con la colla e il metodo con il biadesivo per unghie finte. La scelta del metodo è puramente soggettiva e dipende soprattutto da quanto tempo si vuole indossare le unghie finte. La colla, ad esempio, è più indicata per chi desidera indossare le unghie finte per un tempo più prolungato, quindi diciamo da un minimo di 7 giorni a fino a 14-20 giorni. Il biadesivo invece è ideale per chi desidera un'applicazione più temporanea. Porto l'esempio di chi magari non può indossare lo smalto sul posto di lavoro, quindi ha esigenze di togliere e mettere le unghie finte con più facilità, oppure per chi desidera ad esempio cambiare look più spesso, quindi ogni 2-3 giorni avere unghie diverse magari da abbinare al proprio outfit. E con il biadesivo le unghie finte durano da poche ore, giusto la necessità magari di indossarle per una serata, per un aperitivo, fino ad un massimo di 3-4 giorni con le dovute precauzioni, quindi ad esempio poi andremo a vedere dopo con i vari consigli. Lo step più importante è quello di rendere la superficie delle nostre unghie adatta a ricevere le unghie finte. E come si fa? Si fa rendendo la superficie ruvida. Con ruvida appunto intendo proprio che deve essere ruvida, non dovete massacrarvi le unghie e renderle sottili, mi raccomando, non fraintendetemi e soprattutto non esagerate, perché basta semplicemente utilizzare un buffer. Un buffer sembra una spugnetta, adesso magari dopo ve ne faccio vedere uno, ed è ha un'abrasività molto minima, molto bassa, quindi non preoccupatevi, non andrete assolutamente a rovinare le vostre unghie. E questo a cosa serve? Serve appunto a far aderire meglio sia la colla sia il biadesivo, perché su una superficie molto liscia non terrebbe poco. Questo ad esempio è un buffer che, come vedete, è morbido, si schiaccia, sembra tipo una spugnettina, ha due facce abrasive, ma vi ripeto, davvero è impossibile rovinarsi le unghie utilizzando i buffer, vi garantisco. All'interno di tutti i kit applicazioni di Vanilla Nail Studio, ad esempio, trovate questa versione mini size di un buffer in questo colore o altri colori, dipende, sono sempre un po' cambiano insomma, e come vedete insomma uguale all'altro che vi ho fatto vedere, è una spugnettina e ha due facce abrasive, una leggermente un po' più abrasiva, l'altra meno, ma la differenza è veramente minima, quindi potete utilizzare entrambe le parti indifferentemente, e va passata sostanzialmente su tutta la superficie dell'unghia naturale. Intanto è andato via il sole. Un altro consiglio che voglio darvi per la tenuta delle vostre unghie press-on è quella di scegliere una forma che sia consona al vostro stile di vita e abitudini. Ad esempio, se siete persone che sapete che non siete capaci di fare tanta attenzione a quello che fate con le mani, perché non siete abituati a portare le unghie, vi consiglio di scegliere piuttosto una forma corta piuttosto che una forma lunga, che altrimenti andreste a sbattere ovunque e rischiate quindi di perdere le vostre unghie finte. Quindi scegliete una forma corta e comoda. Potrei consigliarvi ad esempio due forme che trovate sullo shop online di Vanilla Nail Studio, che sono ad esempio la Squoval, che è molto simile a una forma quadrata ma agli angoli un po' più arrotondati, quindi risulta un po' più comoda da portare per tutti i giorni, appunto perché non ha gli spigoli, oppure la Ovale XS o anche la Ovale XXS, che sono quindi forme tonde, quindi non hanno punte che possono dare fastidio e risultano di una lunghezza molto naturale, vi posso garantire, e sono veramente comodissime, neanche si sentono, sembrano proprio di avere le vostre unghie naturali addosso. L'unica cosa è che la forma Ovale XXS, che è in assoluto la più corta disponibile, è una forma molto particolare che è pensata e studiata apposta per chi ha dei letti ungueali corti e larghi, quindi non è una forma adatta a tutti, per cui se desiderate provare quella forma vi consiglio prima di tutto di mandarmi una mail o contattarmi su WhatsApp mandandomi una foto delle vostre unghie naturali, così che bene o male so dirvi se quella forma può essere adatta al vostro letto ungueale. Altro consiglio importante per far sì che le vostre unghie durino di più è appunto scegliere la misura giusta. Quindi quando ordinate un kit misurazione sullo shop di Vanilla Nail Studio è importante scegliere una misura che non sia né troppo grande né troppo piccola. Una misura troppo grande ad esempio andrebbe a finire sulla vostra pelle, quindi l'unghia non sarebbe del tutto attaccata alla vostra unghia naturale, per cui
si staccherebbe prima. Viceversa, una misura troppo piccola rischia di calzare male, chiaramente, quindi tenderebbe sempre a rialzarsi, per cui anche il comfort proprio indossandola non è il top, oltre che a darvi un look non naturale, quindi si vede che l'unghia è troppo piccola, viceversa si vede che l'unghia è troppo grande. Andiamo avanti con dei consigli più pensati per chi di voi sceglie di utilizzare la colla per unghie finte. 1. Allora, evitare il contatto con l'acqua almeno un'ora prima e almeno un'ora dopo aver applicato le unghie finte con la colla. Questo perché non vogliamo creare un ambiente umido e l'acqua può influire sull'asciugatura ottimale della colla. Consiglio numero 2 invece è quello di mettere una quantità adeguata di colla, quindi se ne mettete troppa poca è normale che le unghie dopo poco vadano via. Ora, questo può essere, se vogliamo, una tattica per toglierle prima del previsto, però io ve lo sconsiglio, quindi utilizzate sempre una quantità adeguata di colla, e la quantità adeguata si impara con la pratica, non c'è un trucco per dirvi quanta colla utilizzare. Vi dico che dovete sostanzialmente creare un sigillo adeguato tra la vostra unghia e l'unghia finta. Questo perché creando il sigillo evitiamo che si infiltri acqua o sporcizia o altra roba tra l'unghia naturale e l'unghia finta, che quindi causerebbe il distacco prematuro dell'unghia, e quindi è proprio quello che vogliamo evitare. Altri 2 consigli che invece ho per chi di voi sceglie di utilizzare il biadesivo: uno un po' l'abbiamo già detto, quindi regola numero 1, rendere la superficie bella opaca, perché il biadesivo altrimenti non tiene bene sull'unghia liscia. Consiglio numero 2 è quello di, una volta aver applicato l'unghia finta, di premere bene per qualche secondo, anche facendo un po' così, quindi un movimento rotatorio, proprio per far aderire il biadesivo alla superficie proprio della vostra unghia senza che si creino delle bolle d'aria. Aggiungo consiglio numero 3, che però diciamo che vale un po' per tutti i metodi che scegliete, è quello di utilizzare i guanti quando si fanno le pulizie o altri tipi di lavori in cui si sta a contatto con sostanze chimiche, come sono i detersivi ad esempio, o comunque quando si lava i piatti, quando si fanno questi generi, quando si lava magari il pavimento, quindi si strizza lo strato, insomma questo genere di lavori qui. Utilizzate sempre i guanti, mi raccomando, ma questo vale non solo per le unghie fitte, ma per qualsiasi tipo di trattamento voi scegliate di fare alle vostre unghie. Mi raccomando, guanti sempre, saranno i vostri migliori amici. Altri consigli: mi raccomando, evitare assolutamente di utilizzare le vostre unghie come strumenti. Benché le unghie finte di Vanilla Nail Studio sono molto resistenti, non utilizzatele ad esempio per aprire le scatolette, per aprire le lattine, per grattare le etichette, per grattare lo sporco da qualsiasi parte. No, mi raccomando, non fatelo mai. Questo perché vogliamo evitare di fare leva sulla punta delle unghie per cose inutili, quindi evitiamo assolutamente di fare questo genere di cose. Ad esempio, un'altra cosa che è sottovalutata ma che rovina spesso le punte delle unghie, sia di quelle finte che quando le fate gel eccetera, sono le zip. Non avete idea di quante volte io mi sono rovinata le punte utilizzando le zip. Ad esempio quelle dei jeans, quando prendete il cursore e fate questo movimento che la tirate su o la tirate giù, la punta qui rischia di andare a grattare nella zip, e quindi vi assicuro che mi è successo un tot di volte che poi mi si crea qualche scalino qui che mi dà fastidio, e quindi ok, evitate, state molto attente. L'idratazione anche qui è una cosa fondamentale, soprattutto per quanto riguarda la salute più che altro delle vostre unghie naturali, nel senso che un'unghia disidratata tende ad arricciare nelle punte, quindi arricciandosi questo movimento cosa causa? Causa il distaccamento dall'unghia finta, specialmente se l'avete applicata con la colla, che quindi le tente su magari per 2-3 settimane, e nel mentre non andate a idratare le vostre unghie inevitabilmente la punta andrà ad inclinarsi un po', quindi si arriccia. Quindi mi raccomando, utilizzate un buon olio cuticole abbinato se volete anche ad una crema mani, e applicatelo almeno una volta al giorno. Sarebbe buono anche 2 o 3 volte, basta semplicemente massaggiarlo nella zona qui cuticolare e siete a posto. Ultimo consiglio che voglio dare è quello di tenere controllate le vostre unghie, quindi ogni tanto teneteci un occhio se c'è magari un'unghia che sta per staccarsi, quindi poi a questo punto decidete voi se toglierle tutte, che magari è già passata qualche settimana e le volete togliere, mettere un altro paio, oppure andare a togliere solo quella che si sta staccando e poi riapplicarla molto semplicemente sia col biadesivo che con la colla, a vostra scelta. Quindi il bello delle unghie finte press-on è proprio questo, che nel caso una si dovesse staccare non ce ne importa un granché, perché
ce la possiamo rimettere e tenerci le altre, e una volta tolte comunque si possono riutilizzare, quindi un grandissimo vantaggio, oltre che di tempo, anche economico. Non sottovalutiamo questo aspetto delle unghie fitte press-on. E questo è tutto, io spero di esservi stata utile. Mi raccomando, se avete domande vi aspetto qui sotto nei commenti. Vi garantisco che con queste accortezze le vostre unghie finte press-on di Vanilla Nail Studio dureranno ancora di più. Vi aspetto nello shop online, vi lascio il link nell'info box, ma ve lo scrivo anche qui, e vi ricordo che la spedizione per i kit di misurazione è sempre gratuita in tutta Italia. Un bacione e vi aspetto ai prossimi video. Ciao!